E se ti dicessi che ancora nel 2023 determinate persone di altissima estrazione sociale si ritirano in un campeggio ogni anno per complottare sul destino del mondo in ambito finanziario e politico, mi dirai che sono uscito pazzo, non è così? Ebbene no, non sono uscito pazzo, è la semplice realtà dei fatti. Il Bohemian Club si riunisce ogni anno nel Bohemian Grove, ossia un campeggio privato ubicato in California, che a metà del mese di luglio di ogni anno ospita alcuni degli uomini più ricchi e potenti del pianeta. Si può accedere a questo posto solo ed esclusivamente su invito. E no, anche in questo caso non è una leggenda metropolitana. Il Bohemian Grove viene utilizzato come ritrovo per queste persone sin dal 1800 ed è noto per aver ospitato anche un incontro tra alcuni esponenti di punta del progetto Manhattan, che diede vita alla prima bomba atomica. Tenete di conto il fatto che, storicamente parlando, il progetto Manhattan fu uno dei programmi governativi più segreti di sempre e questo dovrebbe, insomma, indirizzarvi molto bene nel capire il livello delle discussioni e delle faccende che vengono trattate in questo posto. Sapete per cosa è famoso questo posto e questo esclusivo club? Forse il più esclusivo in assoluto del pianeta Terra? È famoso per gli spettacoli ricchi di riferimenti rituali luciferini e cananei che vengono organizzati ogni anno. Il motto del club è «I ragni tessitori non vengono qui», il che significa che le preoccupazioni esterne, i pretesti per trovare occasioni di lavoro, eccetera, devono essere lasciati al di fuori della cerchia del club, proprio perché queste persone, famosi banchieri e politici, si ritagliano questo spazio per, distrarsi e partecipare a rituali e ad una congregazione ormai storica che avviene da più di 200 anni. Avete presente, signori, i film con la gente incappucciata che fa i riti, eccetera? Roba da film di stampo complottistico che accusa banchieri e politici di cospirare nei confronti del pianeta davanti a statue infuocate. Ecco, è la pura verità. Quella che state guardando, infatti, è una foto originale di un rito che si chiama Cremation of Care, che avviene, per l'appunto, nel Bohemian Grove. La storia del Bohemian Club ebbe inizio nel 1878 e avviene tuttora sempre nel camping privato che venne acquistato, indovinate da chi? Da John Davison Rockefeller, fondatore della Standard Oil, uno dei capostipiti della famiglia Rockefeller, e ancora oggi, signori, alla metà di luglio di ogni anno, queste persone si riuniscono in questo posto per cospirare e per mettere in piedi feste piene di riferimenti rituali luciferini e cananei. I partecipanti del Bohemian Grove sono i membri del Bohemian Club, un'organizzazione di soli maschi che include artisti, soprattutto musicisti, uomini d'affari, funzionari di governo, inclusi molti presidenti degli Stati Uniti, proprietari di media e uomini di potere. I Bohemians, così vengono chiamati, possono invitare ospiti nella zona in qualsiasi momento, a patto che i minorenni e le persone di sesso femminile escano dal luogo durante le ore serali, perché proprio durante la sera avvengono i festeggiamenti. Chiamiamoli così. Vi ripeto che no, non è un film. In mezzo a sequoie millenarie, la cui altezza può superare i 90 metri, avvengono strani ritrovi occulti. Il santo patrono del club, perché sì, hanno anche un santo patrono, è Giovanni Nepomuceno, la cui leggenda narra che soffrì la morte per mano di un monarca europeo piuttosto che rivelare alcuni segreti confessionali, ed è esattamente presso le rive del lago del Bohemian Grove che è presente una sua figura intagliata nel legno mentre indossa abiti clericali e pone l'indice sulle labbra a simboleggiare l'assoluta segretezza mantenuta dai partecipanti del club.
Ci sono delle leggi e dei dettami occulti che sono simili ad un credo. Ecco, forse il credo più occulto del mondo. In questa foto, ripresa dal giornalista Philip Weiss, che riuscì a farsi invitare come ospite durante il giorno all'interno del gruppo, si possono vedere il presidente Nixon e il presidente Reagan. Così, tanto per capire a che livelli siamo. Il gufo e la civetta sono simboli del Bohemian Club e tutti e due sono largamente simboli massonici utilizzati spesso anche dalla massoneria deviata. Infatti, la civetta di Minerva, signori, è un simbolo che fu largamente adottato dagli Illuminati di Baviera che deviarono i concetti della libera muratoria, dando vita ad una massoneria deviata che esiste tuttora. Parliamo di simboli potentissimi che, guarda caso, sono stati ripresi pari pari dal Bohemian Club. Il simbolo della civetta di Minerva, signori, viene tuttora utilizzato dagli Illuminati per i novizi, che quando salgono ai gradi superiori vengono chiamati Minervali, facendo ovviamente allusione alla dea della saggezza. Per quanto riguarda il gufo, sempre utilizzato dai Bohemians come dagli Illuminati, cari amici, rappresenta saggezza, mistero, transizione e il fatto di essere un messaggero dell'intelligenza e del misticismo. Raffigura in ambito esoterico la protezione di un segreto, simbolo fortemente correlato ai dettami del patrono del club che impone il silenzio a tutti i partecipanti in merito ai temi cospirati nel Bohemian Grove, significato del gufo massonico strettamente correlato ai dettami che seguono i Bohemians. Grazie a delle fughe di notizie, sappiamo per certo che presso il lago artificiale del Bohemian Grove si tiene ogni anno una cerimonia fortemente ricca di riferimenti simbolici e rituali, nota come Cremation of Care, che secondo quanto riportato servirebbe a venerare qualcosa o qualcuno per garantire il successo imprenditoriale delle 2 settimane successive. La foto che state guardando, signori, è una foto originale della Cremation of Care, risalente al 1907, ripresa da un infiltrato, e avviene di fronte ad una statua di un gufo alta 12 metri. Alcuni dicono sia un gufo, altri pensano si tratti del Moloch. Lo spettacolo drammatico è presentato la prima notte dell'accampamento annuale, come un bando allegorico delle cure mondane per i membri del club e per presentare simbolicamente la salvezza dei membri con appositi rituali e la natura segreta dei Bohemians, nonché il potere politico di alcuni dei suoi membri, sono stati largamente criticati nel corso degli anni. Nel 1881 la cerimonia della Cremation of Care fu condotta per la prima volta nei boschi. La cerimonia fu ulteriormente ampliata nel 1893 da alcuni alti esponenti dei Bohemians. E se volevano risultare discreti, agli inizi del 1900 non ci riuscirono, perché, pensate, ribattezzarono il rito con il nome di Sacrificio della Foresta, in cui, secondo quanto riportato, il senso dell'amore fraterno vinse contro il paganesimo. Secondo quanto riportato, il rito servirebbe a convertire i druidi ai dettami del club, e il senso ultimo però di determinate pratiche occulte rimane segreto e noto solo ai partecipanti. C'è un sommo sacerdote che dirige la celebrazione, che viene votato all'interno del Bohemian Club, e mentre i partecipanti parlano di quanto siano dediti al cristianesimo che utilizzano per convertire i druidi, i riferimenti invece ad antiche pratiche occulte, esoteriche, sono molteplici. Esiste un intero programma interno per i partecipanti che si chiama Grove Play, che impegna i residenti del Bohemian Grove per la maggior parte delle notti che trascorrono nel campeggio. La Cremation of Care è un'esposizione, signori, fortemente drammatica. La cerimonia prevede l'attraversamento di un lago con una piccola barca contenente un'effigie non ben specificata. Figure scure e incappucciate ricevono dal traghettatore l'effigie che viene posta su di un altare e,
al termine della cerimonia, questa strana effigie viene data alle fiamme. Questa cremazione simboleggiava agli inizi del 1900 che i membri stanno bandendo le ottuse preoccupazioni della coscienza, mentre in tempi moderni la cremazione dell'effigie tende a essere associata più nettamente alla compassione. Quindi, una volta finita la cremation of care, queste persone hanno dato fuoco alla propria compassione. Questo serve per essere spietati nel mondo degli affari e quant'altro. Dei veri e propri sociopatici, praticamente. La cerimonia si svolge davanti al santuario del gufo, una statua di 12 metri, realizzata in cemento che, pensate, contiene apparecchiature elettriche e audio al suo interno, le quali, durante la cerimonia, vengono utilizzate come voce stessa del gufo che comanda i Bohemians e tutti, ripeto, tutti quanti, devono risultare irriconoscibili coprendosi il volto e utilizzando dei cappucci. Esattamente come nei film. Musica e fuochi d'artificio accompagnano il rituale per un effetto drammatico. E se nello scorso episodio sui demoni, signori, lo stesso padre Amorth, che ha studiato per 60 anni ogni aspetto della demonologia, metteva in guardia dall'occulto perché in questo modo permette a cose che neanche conosciamo di passare, con la cremation of care vai sicuro che... No? Mi sono spiegato? Ma se così non fosse, se si trattasse, se si limitasse tutto quanto al significato simbolico, anche il fatto di cremare la propria compassione, diciamo che non è il massimo, no? Soprattutto quando sappiamo per certo che a questi eventi partecipano addirittura presidenti e alti funzionari governativi. Cosa ci rende umani? Ci rende umani l'empatia e il saper essere compassionevoli. Se perdi la compassione, che cosa sei? Sicuramente non sei umano. La cremation of care è stata ripresa e fotografata nel 2000 dal giornalista Alex Jones, che entrò nel bosco insieme al suo cameraman e grazie ad una telecamera nascosta riuscì a filmare la cremation of care del Bohemian Club, oggi visibile nei documentari Dark Secrets Inside the Bohemian Club, e quelle che state guardando sono le immagini originali del rito a cui parteciparono centinaia di persone disposte con delle fiaccole in modo ordinato di fronte alla statua del presunto gufo che intonavano degli inni. È venuto fuori che la cerimonia è ricca di antichi riferimenti luciferini, babilonesi e cananei. Lo stesso giornalista riferisce che inoltre la statua dei Bohemians non rappresenti in realtà un gufo, ma il dio Moloch, che è sia il nome di un'antica divinità cananea che dava al fuoco i bambini, sia il nome di un particolare sacrificio del fuoco. Nel corso degli anni, signori, le influenze del Bohemian Club hanno fatto sì che aziende private e magnati multimiliardari prendessero sempre più influenza politica, invertendo il processo decisionale democratico, influenzando i politici, e questo è stato al centro di numerose proteste. Pensate che negli anni '80 alcuni attivisti misero in piedi un controrituale chiamato Resurrection of Care per invertire simbolicamente gli effetti della cremation of care, e a colpi di rituali esoterici, a quanto pare, si portano avanti interessi internazionali, politici ed economici. Seguono alcune figure di spicco che hanno partecipato almeno una volta al Bohemian Club.
Le società segrete. Queste organizzazioni che hanno sviluppato i propri rituali e richiedono giuramenti iniziatici da parte dei membri di appartenenza influenzano il mondo in vari settori. Esistono per numerose ragioni diverse e sono emerse nel corso dei secoli per destabilizzare o influenzare l'ordine delle cose. Non tutti possono essere membri di questi gruppi e molti limitano l'accesso in base al sesso, alla religione o all'occupazione. E mentre alcuni cercano il potere e il profitto assoluto, altri si dedicano a sovvertire la politica internazionale. E qualunque sia il loro scopo, si pensa che queste organizzazioni abbiano un'influenza significativa sul mondo esterno, in gran parte a causa delle persone potenti note per esserne membri. E visto che la maggior parte delle persone che partecipano al Bohemian Club ogni anno sono, ma ovviamente a loro volta, o membri della massoneria o facenti parte di vere e proprie società segrete iniziatiche, quanto si dirama la presa di potere in ambito socio-politico-economico? L'ideologia alla base delle società segrete risale a centinaia di anni fa. Uno degli esempi più antichi è quello dei Cavalieri Templari, il gruppo di guerrieri crociati fondato nel 1118 che aveva la missione dichiarata di proteggere i pellegrini cristiani e difendere la Terra Santa dagli eserciti musulmani. Si sciolsero all'inizio del XIX secolo, ma molte società segrete, ancora oggi, mirano a promuovere valori religiosi, sia che siano cristiani, sia che siano anticristiani. Andiamo, davvero pensi che siano tutte baggianate le storie in merito a determinati ritrovi satanici? Approfondisci. Quello che ti posso dire qui su YouTube è: prendi spunto dai miei video e approfondisci. In realtà c'è molto ancora che non sappiamo su queste organizzazioni e si dibatte ad alto livello in merito a ciò che queste organizzazioni, con l'aiuto di non si sa chi, sono in grado di fare. Ho spesso parlato sul canale delle società segrete facendo video specifici quasi in merito ad ogni società segreta esistente e solo concentrandoci sull'affluenza mondiale che ha, così per esempio, la massoneria, e poi rendendoci conto che la maggior parte di quelli che partecipavano al Bohemian Club o sono illuminati o massoni, ci si rende subito conto che calcolare la vera influenza occulta di queste persone, a loro volta facenti parte non solo di spiccate società segrete, ma a loro volta di importantissime famiglie che decidono le sorti dell'economia mondiale dal 1700, non è facile. Dai Rockefeller ai Rothschild parliamo di imperi spesso occulti che rappresentano vere e proprie istituzioni, chiaro, capaci di influenzare ogni settore, dalla politica alle monarchie, all'alta finanza, addirittura riescono a influenzare la Chiesa. Hai mai sentito la frase "chi controlla le banche controlla il mondo"? Ebbene, signori, questi, oltre alle banche, controllano anche la politica. Fai un po' te. Ma non è questo il punto. Il senso ultimo di questo video era chiarire che a queste persone interessa anche una sorta di dettame esoterico. Seguono dettami esoterici. E mentre la maggior parte delle persone prende sotto gamba queste cose, loro invece, i potenti, quelli che davvero hanno il potere politico ed economico fra le mani, ogni anno vanno nei boschi a fare i riti. Ecco, qual è l'essenza dell'esoterismo che seguono? Chi venerano veramente? A chi si affidano? Perché sono così superstiziosi? E cosa c'è che ci sfugge? Per oggi, signori, è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto. Mi raccomando, se è così, aiutami e supportami con un semplice like. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!